Qui abbiamo un assoluto design 365 Giuliano Mazzuoli, quella che conosciamo tutti come mochina. Innanzitutto, eccolo qua, un astuccio in legno che si apre così, anzi ve lo faccio vedere da questa parte. Con l'ombra della mochina e la presentazione di Giuliano Mazzuoli che ci spiega gli intenti di questa penna. Qui sotto abbiamo, come potete vedere, un alloggiamento per qui veramente continua il festival del design. 365, l'astuccio in pelle per la penna moka, e le cartucce non potevano mancare, ma caffè di moka. Ricorda il contenitore delle cartucce Herbin, la latta bellissima e originale di quelle cartucce, ma qui c'è caffè di moka. Giuliano Mazzuoli, inchiostro per stilografica. Lo rimettiamo qua e andiamo a vedere, c'è un'altra sorpresa sotto. Già, la sorpresa è questa, che la mochina è predisposta per essere utilizzata tanto come stilografica quanto come penna o roller. E allora noi siamo ovviamente appassionati della versione per stilografica. Nella confezione, che veramente sembra un baule da dove si possono tirare fuori cose molto belle e gradevoli, ci sono anche degli accessori diversi, quindi lo premetto, non sono immagini per i deboli di cuore. Questa volta abbiamo l'opzione anche con il refill. Già, perché la mochina può trasformarsi, come vedete, svitando la sezione stilografica con cartuccia o converter che sia, e montando per l'appunto questa ricarica che la trasforma in un vero roller, in una penna per chi apprezza questo tipo di scrittura, ma anche per chi appassionato di stilografiche alla bisogna necessita di avere una sfera, un altro tipo di inchiostro, perché quello stilografico non va bene. Anche il libretto che accompagna la stilografica è senza dubbio un bel esempio di design, molto ben curato, impaginato, in un formato anche particolare, sì, decisamente gradevole. Anche la carta, una carta simile argentata, davvero elegante. Comincia con un ricordo più che la biografia di Mazzuoli, che appunto ricorda la nonna con varie moka in mano a seconda degli ospiti che c'erano, questi strumenti argentati così affascinanti che da bambino, ci racconta, non sapevo a cosa servissero, però ne apprezzavo il design, e da lì, forse così colpito, poi ha dato vita a questa stilografica, ma stilografica come orologi, visto che è rinomato e conosciuto anche in quel campo. Ci dà anche come posso dire, un elenco delle dotazioni: la Moka 3, che è la stilografica convertibile in rollerboard più sfera, corredata di converter, eccetera. La Moka 1, più sottile dell'altra, non convertibile in stilografica e corredata di rollerball e sfera.
La parte a seguire, che viene introdotta dal grassetto importante, ci dice che la penna Mocha è notevolmente difficile da costruire perché richiede una precisione artigianale e devono essere utilizzate con grande cura. Per esempio, dovete averne a vostra volta cura facendo attenzione ad avvitare il cappuccio al fusto, limitandosi a farlo accostare all'anello e non stringere mai. Il sistema di avvitatura è a doppio principio, pertanto per ottenere l'allineamento delle sfaccettature, inserire la penna nel cappuccio con la clip in posizione parallela. Insomma, ci dà un po' di consigli su come trattarla bene, perché come tutti gli oggetti di design, insomma, è un po' sofisticato ma anche delicato, potrebbe insomma danneggiarsi o comunque perdere la filettatura, perché non dimentichiamo che la scelta del materiale è l'alluminio e insomma sappiamo che per quanto resistente è anche facile invece modificarlo. Poi vabbè, altre precauzioni come non lasciarlo nell'acqua, dice utilizzare come inizio le cartucce caffè di moka, la prima fuoriuscita dell'inchiostro sarà difficoltosa. Insomma, si capisce che è una penna pensata non solo per l'appassionato che queste cose le sa e le sa molto bene, ma anche per chi si emoziona per l'oggetto e lo compra per questo suo fascino, per questa sua eleganza, e magari non ha mai impugnato una stilografica. E a proposito di impugnare la stilografica, due note ve le faccio io sulla scrittura, perché comunque alla fin fine è una penna e con questa bisogna scrivere, e qui ahimè bisogna fare i conti con peso, silhouette e sviluppo della penna. Osservando il pennino, ancora una volta si nota la continuità del design, cioè questa estrema pulizia, solo il foro di sfiato molto rotondo e regolare con il 365 e riportato sulla letta destra la gradazione, in questo caso una M, quindi non ci sono loghi, non c'è nient'altro di quello che vi ho appena elencato. L'alimentatore è un alimentatore molto semplice, non ha tagli che sono a vista nella parte posteriore, se non la grande scanalatura che suddivide le due parti che poi si introducono nella sezione. Evidentemente non è la penna per tutti, o comunque non è la penna per gli appunti, per scrivere e scrivere, perché il peso c'è, più che il peso è proprio lo sbilanciamento in questo caso che c'è nella parte posteriore. Non vi dico col cappuccio calzato, le cose peggiorano ulteriormente, però è indubbiamente una penna che fa parlare, perché chiunque l'abbia vista sulla scrivania o nell'ufficio nei giorni che ho avuto modo di provarla, si è sempre premurato di prenderla, guardarla, toccarla e informarsi, anche se magari c'erano contemporaneamente delle penne ben più costose o comunque più raffinate dal punto di vista della scrittura. A me piace senza dubbio, poi anch'io essendo nato con le Moka, poi figuriamoci, i miei primi anni li ho trascorsi a Napoli, quindi vi potete immaginare quante caffettiere anche rovesciate ho visto, eccetera, e ricorda senza dubbio una parte della mia infanzia, un po' come ci raccontava per l'appunto Mazzuoli. Bello il design, e certo l'altra parte, il prezzo da pagare sul piatto della bilancia, è una governabilità un pochettino così da migliorare, ma sappiamo che non si migliora perché quella è. Il pennino però scorre bene, quindi chi ama la scorrevolezza trova pane per i suoi denti. Sì, in definitiva, che cosa possiamo concludere? Che è una penna stilografica che si acquista più per il design, una penna che fa davvero la sua bella figura perché è diversa da tutte le altre che abbiamo visto fino adesso. Una penna che però non nasconde che cosa? La sua devozione integrale al design, e quindi ha sacrificato tutto il resto, a partire dal peso, sebbene il materiale
tenti anche di contenerlo, ma si tratta pur sempre di metallo, un metallo che come vedete si sviluppa verso il codale, quindi troviamo qui il suo vero baricentro, cioè come vedete il peso si accumula qua, anche perché la sezione che impugniamo di fatto è leggera, e questo che pesa perché è solido metallo, anche se lo ripeto, di quelli leggeri, ma è un metallo e alla fine pesa. Se poi andiamo ad aggiungere peso innestando anche il cappuccio non solo la penna si allunga a dismisura, diventa davvero uno stiletto, veramente è lunga, ma il peso la rende ingovernabile, quindi insomma non ho nemmeno commentato la prova con il cappuccio calzato. Il tutto però viene proposto anche con un roller bar, con la penna sfera, quindi insomma è un kit che ripaga la piacevolezza estetica, mettendo un po' in secondo piano quella funzionale per la scrittura. La penna è affaticante, va controllata, deve essere appoggiata, quindi pregiudica un po' il controllo della grafia, il controllo del pennino. E a voi tutti amici, grazie, vi lascio alle immagini e l'appuntamento è per i prossimi video, e stavolta mi bevo veramente un bel caffè perché mi ha fatto venire voglia di moka. Ciao a tutti!